Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il primo dei video infrasettimanali. Questa settimana saranno soltanto 2 perché con l'imminente Samhain, a proposito buon Samhain, anche Cronos si ferma, si prende un paio di giorni di pausa, quindi ci ritroveremo con i video infrasettimanali venerdì, con l'Espresso e Tarocchi per gli abbonati giovedì e con i consulti personali dopo oggi, quindi lunedì, ripartiremo giovedì. Andiamo a vedere, visto appunto l'imminente Samhain, qual è il consiglio, l'insegnamento, il suggerimento che vogliono darti le tue guide, quale messaggio. Questa volta lo facciamo un po' più complesso, per quanto questi video siano un po' più brevi. Questo sarà l'argomento e questo sarà il modo in cui le tue guide ti suggeriscono di comportarti. Andiamo ad identificare le due varianti: pietra di luna per la prima, agata muschiata per la seconda. Le hai già viste in fase di presentazione, però te le faccio rivedere: pietra di luna per la prima, agata muschiata per la seconda. Beh, direi che si può partire, nel caso torna pure indietro e guarda a modo le pietre. Vediamo l'argomento. Allora, Atena, la strategia. Atena è una carta che parla di saggezza, la saggezza che dobbiamo adoperare per quelle che sono le nostre strategie e le scelte di vita. Forse stai per fare una scelta di vita importante, un cambio di lavoro, o magari interrompere una relazione, o magari aprirne una, te lo auguro, o magari anche cambiare casa. Insomma, qualsiasi sia la tua strategia per il prossimo futuro, qualsiasi cosa tu ti aspetti a livello di cambiamento da programmare in maniera accorta, in maniera scrupolosa, le tue guide hanno comunque da darti un messaggio molto chiaro. Lo spirito del koala. Lo spirito ha un piano, questa è veramente interessante. Il koala si muove lentamente fra i rami dell'eucalipto, mastica oziosamente le foglie e ci rammenta che la vita non è né una corsa né una gara. Rincorrere ogni distrazione può impedirci di riconoscere che abbiamo tutto ciò che occorre e che lo spirito sarà sempre presente con i suoi doni per sostenerci. Quindi ti viene chiesto di fidarti del fatto che, muovendoti lentamente, avendo fiducia che l'abbondanza è ovunque, abbandonandoti a un potere più grande di te, sarai in grado di sperimentare la manifestazione del tuo desiderio. Prenditi tempo per apprezzare tranquillamente tutto ciò che hai a disposizione, iniziando ad irradiare gioia e a costruire di fatto l'abbondanza che cerchi. Lo spirito è qui per aiutarti a scoprire la felicità, il piacere e l'appagamento. Abbi fede e fiducia nel piano che lo spirito ha in serbo per te e sappi che sarai amato o amata e apprezzato o apprezzata. Quindi qua sembra che si corra un po' troppo verso una direzione di vita che si intende pianificare, ma qui ci dicono prendi tempo, aspetta, non avere fretta. Vediamo perché. Per te che hai scelto la variante della pietra di luna. L'appeso, perché probabilmente c'è qualcosa che ancora non sai, o perché rischi magari di sacrificarti troppo. L'appeso è anche una carta di sacrificio, quindi magari rischi nei tuoi
progetti, di non aver considerato un particolare elemento, uno o più elementi che possono, magari, vedi il cavallo di bastoni, che possono appunto dirottare la torre, e la temperanza. A me qui fa pensare proprio a un trasferimento, però boh, magari non è il primo e nell'ultimo dei tuoi problemi, magari hai altre ambizioni. Il 5 di coppe, l'asso di coppe, la luna. Qui c'è proprio un viaggio. Allora, qualsiasi sia il tuo programma, la tua strategia, il tuo desiderio, qualsiasi sia la cosa che stai pianificando, qui comunque prima c'è uno spostamento che, nel caso vuoi trasferirti, vuoi cambiare lavoro, eccetera, può essere anche funzionale a quello che è il tuo disegno. Quindi, che ne so, vado a vedere la tal casa, vado a fare il colloquio nella tal azienda, eccetera eccetera. Ma in realtà, se questo non è nei tuoi piani, quindi se non hai un tipo di disegno per il futuro che rappresenta un cambiamento sostanziale, qua c'è proprio un viaggio che ti serve per chiarirti le idee, in un certo senso. Proviamo a leggere queste 3 carte per quanto riguarda il lavoro, l'amore, o comunque le situazioni principali, anche se il messaggio secondo me deve essere comunque di più ampia portata, perché l'universo non credo si legga novella 2000, non sta a fare il pettegolo. Però ecco, diamoci comunque il beneficio del dubbio. Se parlassimo di amore, qui stai magari anche seguendo o sognando o immaginando una persona che comunque potrebbe essere riferita a livello di tratti caratteriali ad un qualcuno del passato. Quindi magari ti sta dicendo: interrompi un po' questo cercare o attirare sempre persone che abbiano comunque una sorta di continuità tra loro. Sei tu il primo ribelle o la prima ribelle. Il 5 di coppe può rappresentare effettivamente un po' di rimpianto del passato, ma è anche l'apertura, il nuovo, comunque l'aprirsi, il darsi possibilità, il rinnovamento affettivo alla luce di un cavallo di bastoni, sempre comunque sondando zone completamente nuove rispetto a quelli che sono stati i nostri standard. Ora, qua c'è una torre e un asso di coppe. Se sei già in coppia lo posso interpretare veramente come un qualcuno che si riaffaccia dal passato e ti mette un po' in dubbio. Se stai cercando l'amore lo posso vedere come uno sdoganarti dal passato per accogliere un qualcuno nella tua vita con cui c'è un incontro importante. Una temperanza e una luna parlano comunque di sessualità e magnetismo, quindi comunque qua, vada come vada, in amore sembra che arrivi un qualcosa di molto magnetico, molto forte per te, molto bello. Sul lavoro è un pochino più problematica la situazione, perché cavallo di bastoni, torre e temperanza, possono andare a parlare veramente di un trasferimento, possono andare a parlare della volontà di cambiare lavoro, ma anche del fatto, con una temperanza, che comunque forse questo non è possibile farlo subito, soprattutto se stai sognando di aprire un'attività in proprio. Con un 5 di coppe potrebbe rimanere tutto molto a livello di sogno. Al di là di queste previsioni, ti ripeto, le ho buttate lì anche per dare un po' di sostanza all'interattivo. Secondo me qui comunque, qualsiasi sia la tua richiesta, prima, o i tuoi programmi, prima di poterla mettere in pratica, prima di poter arrivare alla meta che sogni, c'è uno spostamento importante, un viaggio importante che potrebbe essere
legato a un luogo della memoria, a qualcuno del passato, a una persona che ti ha segnato non solo a livello di amore, ma anche a livello magari di amicizia, o che ti ha insegnato qualcosa, oppure a una situazione che ti ricorda la tua infanzia, la tua casa, se sei lontano da casa, o in generale la tua infanzia. Comunque qui c'è uno spostamento che ti vibra nel profondo e appunto ti fa cambiare prospettiva, quindi non avere fretta, ti dice l'universo. Se il tuo problema è l'amore, il ritorno di qualcuno, una nuova relazione, se il tuo problema è cambiare lavoro, qualsiasi sia, prendi tempo, cazzeggia, detto proprio volgarmente, perché qui c'è uno spostamento che ti fa cambiare punto di vista e superare una frontiera, ed è alla luce di un sentire profondo che ancora forse non hai estrapolato da te. Quindi questo è un bel dono, è quasi una sorta di risveglio, mi viene da dire. Direi ottima la prima variante, molto bella. C'è un imprevisto che entra nella tua vita quasi per quello che è il volere del fato, anzi senza quasi, proprio per il volere del fato, e che ti dà un'altra possibilità oltre quella dove secondo te, nel bene o nel male, sei diretto o diretta. Nel bene dire ho speranza di trovare un altro lavoro, nel male dire ma starò sempre qui, ma farò sempre... C'è un viaggio che ti cambia. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti auguro anche un felicissimo Sowin. Andiamo alla variante numero 2. Agata Muschiata. Che cosa riguarda l'insegnamento? Alcesti, la devozione. Come devi agire? Lo spirito del pappagallo, bada a ciò che dici. Alcesti è una carta di devozione. Devozione a chi? Devozione ad una persona, devozione ad una causa, devozione ad una via, devozione al nostro ideale, devozione a quelli che sono i nostri sogni, devozione e dedizione. Tuttavia ci dice che la devozione comporta anche un sapersi centrare in una via, e quindi anche sapere quando è il momento magari di fare quelle piccole deviazioni funzionali a quello che è il nostro cammino, la nostra realizzazione. Alcesti può essere il dare una parte di noi, il dare delle concessioni, il concederci anche una uscita pur temporanea da quello che è il nostro sentiero, per riuscire non solo a condividere con gioia qualcosa, ma anche per crescere noi stessi. Quindi ci dice amplia anche gli orizzonti di ciò che puoi dare, sia a livello metaforico che a livello materiale. Ora, a livello materiale anche no, perché insomma, visti i tempi che corrono, però ecco, se qualcuno ti chiede aiuto, magari un aiuto morale glielo puoi dare. Lo spirito del pappagallo invece ti avverte anche però di stare attento o attenta a parlare, perché lo spirito del pappagallo, già con questa frase bada a quello che dici, ti mette un pochino in guardia magari da come le persone potrebbero ricevere quello che è il tuo modo di dare, appunto. Che cosa stai dicendo a te stesso? Qual è il messaggio che stai ripetendo? È qualcosa che ti fa stare bene con te stesso o te stessa e ti ricorda i tuoi punti di forza e le tue risorse? I pappagalli imitano i suoni che si sentono attorno a loro. Quando appare lo spirito del pappagallo è un segno che devi prestare maggiore attenzione al dialogo interiore e alla sua qualità. Inoltre, che cosa dici agli altri, soprattutto di te anche? Ripeti le cose in cui credi veramente, ricordati di parlare con leggerezza e amore, ma non farlo diventare un'abitudine questo. Sì, certo, prodigo o prodiga di complimenti e ringraziamenti, affermando che tutto va bene affinché le tue parole amorevoli e curative siano udite in tutta la giungla, allegoricamente nelle persone che sono con te, facendosi largo nella cacofonia di suoni
e ispirando anche gli altri. Quindi accetta anche di condividere, nonostante tu debba prima dialogare con te stesso e con te stessa. È molto chiaro qua quello che stanno dicendo, ora te lo spiego a modo poi. Ascolta le parole che ti rammentano tutta la forza, l'abbondanza e la gioia che ci sono nella tua vita e nel mondo che ti circonda, e poi ripetile, affermando che quello che è reale, vero e anche amorevole per l'anima. L'universo ti rispecchierà e rispecchierà la storia che racconti. Le parole sono importanti, però scegli quelle che ti elevano e che ti ispirano e che ti ispirano ad ispirare gli altri. Senti là che giro di parole. La bellezza è ovunque attorno a noi. Allora, quello che queste due carte stanno dicendo fondamentalmente è che tu comunque hai una centratura, o comunque hai un tipo di centratura che sicuramente è anche molto bella e molto produttiva per te. Tuttavia le carte ti dicono che per te ci potrebbe essere una piccola deviazione, un aprirsi, un vedere anche altre prospettive, e che queste altre prospettive ti permetteranno di comprendere ancora meglio come interagire con gli altri. Quindi non fissarti sul tuo modo di dare, ma vedi anche altre possibilità. Non solo, ti dicono anche che proprio lo spirito del pappagallo, il modo che hai di interagire con gli altri rappresenta anche la chiave per arricchire gli altri, ma per arricchire anche te stesso, te stessa. Quindi qui diciamo che nella tua grande centratura viene inserito vengono inseriti più piccoli malware per riuscire a farti capire che arricchirsi ed arricchire è comunque un qualcosa di importante e che soprattutto è funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi e della nostra crescita personale. Qui è molto sottile. Vediamo un pochino che cosa vogliono dire i tarocchi del Night Sun di Fabio Listrani. Molto bello questo mazzo. Per te che hai scelto la variante della agata muschiata. Allora, di nuovo il cavallo di spade, quindi fai attenzione a ciò che consideri minore, magari potrebbe darti quello spunto in più. Il 10 di coppe, il re di spade, la morte, l'eremita, il 2 di denari e infine il cavallo di denari. Allora, è probabile che quelle che sono le tue ambizioni, i tuoi obiettivi, il tuo cammino conosca una virata importante nei prossimi mesi. È probabile che con un 2 di denari ci si conceda l'opportunità di aprirsi a una nuova percezione dell'universo, delle persone attorno a noi, ma anche delle nostre possibilità. Sono due bellissime carte quelle che aprono 10 di coppe e eremita. Tuttavia il 10 di coppe è una carta che parla di riconoscimenti, di pienezza di sentimento, di armonia, eccetera. Però è sorretta da un eremita. Cozzano un po' queste due carte. L'eremita, diciamo, per quanto sia una carta meravigliosa, la completezza se la impone o la ricerca con lo studio. Non è la completezza data da un 10 di coppe che comunque è un riconoscimento da parte degli altri. L'eremita vive in solitudine, il 10 di coppe è una carta di socialità. Se mi esce una carta di socialità
nella parte mentale una carta di solitudine in quella fisica, beh, forse qui c'è un disequilibrio e effettivamente sembra che tu trascuri un po' l'interagire con gli altri, per questo ti dicono datti delle opportunità e concediti di uscire anche dalla tua quotidianità. Anche perché qui abbiamo un re di denari alla luce di un 2 di denari, quindi la situazione si ribalta, da dove qui avevamo un gran fermento mentale, ma una calma a livello fisico, qua abbiamo la centratura a livello fisico e un 2 di denari. Certamente non come la prima variante, il 2 di denari rappresenta anche piccoli spostamenti, piccoli viaggi, incombenze, lavoro, colloqui di lavoro, anche per dire la classica spesa fatta al supermercato, cioè quelli che sono poi movimenti quotidiani, ecco, o comunque piccoli spostamenti. La morte e il cavallo di denari. Vale la pena di ragionarci. Il cambiamento della morte è sempre un qualcosa di costruttivo, arriva a cambiare la mentalità di un re di denari, che è una persona che forse si ferma troppo, scusami, a valutare, a giudicare, a ponderare gli altri, prendendone anche le distanze. Sei più un misantropa di me qui. E quindi per tutti ha comunque un metro con cui misurare le sue impressioni. Ed ecco che qui poi diventa un cavallo di denari. Certo, non è una persona facilmente manipolabile, anzi forse questo è anche un bene. Di solito il cavallo di denari è una persona che ha comunque una decisione veramente molto forte, molto radicata, però anche una persona che, nonostante la fedeltà alle sue colonne di pensiero, non rifiuta di mettersi in gioco e di rischiare. Tu farai una piccola deviazione di quello che è il tuo cammino, probabilmente questa deviazione ti porterà a fare un incontro importante, per i più sarà sul lavoro, per altri è sull'amore, o per alcuni potrebbe essere la stessa cosa, il quale ti farà capire non tanto come puoi costruire o ricostruire la tua vita, si aggiungerà come esperienza, ma ti farà capire piuttosto come in realtà i limiti del momento, come vedi, sono dati dalla tua percezione, appunto questo eremita su 10 di coppe. Quindi l'insegnamento che ti dà l'universo è: ok, voglio accontentarti, voglio darti quell'incontro fortunato, voglio darti quella piccola vincita, voglio darti quel nuovo lavoro, però sappi che in realtà non sono io che te lo sto dando, sei tu che lo stai costruendo, e come l'hai fatto una volta puoi rifarlo anche un'altra volta, puoi essere tu con questa morte nel mentale che sei il tuo accompagnatore, il tuo sostegno, colui o colei che ti accompagna al cambiamento. Puoi farlo perché alla fine è una centratura. Tu è come se, mi viene da dire, grazie a una rivalutazione delle tue possibilità, da un eremita che comunque è un anziano diventi un cavallo di denari, che, uomo o donna che tu sia, che comunque è un giovane o comunque una persona nel fiore degli anni. E quindi da una persona che, pur autorevole, pur saggia, pur accorta e tutto quello che vuoi, però magari stanca a motivo dell'età, qua rinasci, conservando le stesse identiche caratteristiche, tratti caratteriali, eccetera, ma arricchendoli di quella che è comunque la percezione di un universo che non cambia più secondo il capriccio altrui, ma che cambia per come tu lo vuoi far cambiare. Un bel dono, qui ti fanno cambiare percezione sulle dinamiche con le quali puoi costruire il tuo futuro. Molto 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 bello. Soprattutto qua potrebbe anche essere un riferimento, il pappagallo, alla ritualistica o alla preghiera o alla devozione, di nuovo con Alcesti, quindi comunque alla fine è come se ci dicessero: le tue preghiere sono state ascoltate, però sappi che comunque sono state ascoltate anche per insegnarti a costruire, quindi non solo a chiedere. Beh dai, io ti auguro un bellissimo sowin e
Ti ringrazio per aver visto questa seconda variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto.